Ciao a tutti e benvenuti, se questa è la prima volta che capitate sul mio canale o bentornati. In questa lezione ci soffermeremo sull'aggettivo pazzo, vedremo tutti i suoi usi e significati e poi vedremo anche altre espressioni che potete utilizzare invece che dire sempre pazzo. Vi ricordo che potete regolare la velocità del video se parlo troppo lentamente o se parlo troppo velocemente, premendo sulle impostazioni in basso a destra, sulla rotellina, e oltre a sottotitoli in italiano ho preparato anche sottotitoli in inglese, francese, spagnolo e russo se ne avete bisogno. Allora, pazzo al maschile singolare, pazza al femminile singolare, pazzi al maschile plurale, pazze al femminile plurale è uno degli aggettivi più comunemente usati in italiano per rendere l'idea che qualcuno ha perso la ragione, oppure è malato di mente, oppure fa cose insensate, prive di senno o anche eccessive. Va bene, si comporta anche in maniera non convenzionale. È proprio l'aggettivo che più corrisponde a crazy in inglese. Vediamo qualche esempio. Tuo fratello è pazzo, qui vedete lo utilizziamo con una persona. Oppure, ma tu sei pazzo, d'accordo? Quindi pazzo utilizzato per una persona, ma anche possiamo utilizzarlo per una cosa o una situazione o un'idea, diciamo un'idea pazza per esempio. O possiamo utilizzarlo anche come sostantivo, quindi pazzo, pazzo, pazza, pazzi, pazze, d'accordo? È un aggettivo che si accorda in genere e in numero con il sostantivo a cui si riferisce, ma possiamo anche utilizzarlo come sostantivo. Per esempio, ci sono tanti pazzi in giro per strada in questa città. Oppure c'è una pazza, qui una pazza intendiamo una persona pazza, però in realtà vedete è un sostantivo, c'è una pazza che sta chiedendo di te. Pazzo poi lo possiamo utilizzare anche nell'espressione essere pazzi di qualcuno, quindi quando siamo pazzi di qualcuno siamo follemente innamorati di qualcuno. Possiamo dire per esempio sono pazza di te, d'accordo? Oppure anche quando siamo pazzi per qualcosa e quando ci riferiamo a qualcosa e utilizziamo essere pazzo per qualcosa, intendiamo che siamo estremamente appassionati di qualcosa. Per esempio posso dire sono pazza per la musica rock. Oltre a dire anche, oltre a utilizzare il verbo essere pazzi per qualcosa, possiamo utilizzare anche il verbo andare, quindi andare pazzi per qualcosa, quando siamo appunto appassionati di qualcosa, di una certa attività, di un hobby, di un passatempo. Per esempio, quindi vado pazza, la frase essere pazzi per la musica rock, vado pazza per la musica rock significa la stessa cosa, quindi che sono molto appassionata di musica rock e traduce in inglese come to go crazy for or to be nuts for. Se invece vogliamo dire che qualcosa o qualcuno ci rende pazzi, ci fa diventare pazzi in senso figurato, allora possiamo dire diventare pazzi. Per esempio, il mio capo mi fa diventare pazza, non lo sopporto più. Oppure tutto questo traffico per strada mi fa diventare pazza. Possiamo anche, oltre a diventare pazzi, possiamo anche dire semplicemente impazzire. Quindi il mio capo mi fa impazzire, non lo sopporto più. Oppure tutto questo traffico per strada mi fa impazzire, d'accordo? E traduce, insomma, in inglese, se vogliamo dire impazzire o diventare pazzi, è appunto il drive me nuts, drive me crazy, ok? Quindi fare impazzire o diventare pazzi. Oppure impazzire lo possiamo anche utilizzare quando qualcosa o qualcuno ci provoca un grande entusiasmo, quindi sarà qui il contesto a dirci se qualcosa ci fa impazzire in senso positivo oppure negativo. Per esempio, la musica rock mi fa impazzire. Qui possibilmente si riferisce più a un contesto positivo, che siamo appassionati di musica rock e ci fa impazzire. Oppure mi fa impazzire da quanto sei carino, quindi anche qui è appunto utilizzato in senso positivo.
E impazzire letteralmente comunque si può utilizzare anche per una persona che diventa pazza, quando una persona diventa pazza letteralmente, quindi dal punto di vista che ha perso la ragione. Se John smette di prendere le sue medicine, impazzisce, è proprio una questione di fatto che se John smette di prendere le sue medicine diventa pazzo letteralmente, quindi impazzire qui è proprio utilizzato letteralmente come una persona che perde la ragione, ok? Dal punto di vista quindi mentale questa persona diventa pazza. Un aggettivo poi molto comune correlato a pazzo è pazzesco, che a seconda del contesto può avere sia una connotazione positiva o negativa e significa semplicemente privo di senso anche o irragionevole o anche assurdo, esagerato. Per esempio, che traffico pazzesco, non vedo l'ora di arrivare a casa. Qui il contesto ci dice che ci riferiamo al traffico in maniera negativa, come pazzesco, che traffico assurdo, che traffico irragionevole avremmo potuto dire anche, che traffico esagerato, ok? Non ha senso tutto questo traffico, d'accordo? Quindi qui è negativo, però se diciamo ho passato una vacanza pazzesca, mi sono divertita tantissimo, qui il contesto ci dice che lo utilizziamo in senso positivo, questo aggettivo pazzesco, e la vacanza, questa vacanza pazzesca, in realtà pazzesco, qui pazzesco, significa incredibile, fantastica oppure bellissima. Questa vacanza è stata bellissima, fantastica o incredibile, diciamo pazzesca. Un altro aggettivo correlato a pazzo è pazzerello. Pazzerello che lo utilizziamo quando ci riferiamo ad una persona che si comporta in maniera un po' bizzarra, un po' capricciosa anche, traduce in inglese come nutty. Possiamo dire per esempio un tipo pazzerello oppure un vecchio pazzerello. E lo possiamo utilizzare anche riferendoci a fenomeni atmosferici, riferendoci al clima, per dire che un clima imprevedibile è un clima instabile, è un clima che cambia spesso. Per esempio possiamo dire che marzo e aprile sono mesi pazzerelli, d'accordo? Quindi riferendoci proprio all'instabilità del clima. E poi abbiamo il sostantivo pazzerellone, che in realtà è l'accrescitivo da pazzerello, e qui lo utilizziamo per riferirci a una persona che ha una natura un po' giocosa, che ama fare scherzi, una persona sempre allegra, che si diverte, insomma, facendo scherzi. Possiamo dire, per esempio, Giacomo è un pazzerellone. È ancora correlato a pazzo e poi l'espressione da pazzi che lo utilizziamo per descrivere attività o azioni pazze, fuori da questo mondo. Possiamo dire, per esempio, è proprio una situazione da pazzi, quindi una situazione fuori da questo mondo, una situazione pazza, in realtà incredibile. Oppure cose da pazzi, ecco l'espressione cose da pazzi, cose incredibili, è una pazzia, quindi it is unbelievable, quindi da pazzi in realtà è proprio unbelievable. Oppure possiamo dire anche, molto utilizzato, roba da pazzi, poi anche roba da matti, adesso vedremo i sinonimi anche di pazzo, però ecco si può dire roba da pazzi, roba da matti, vuol dire proprio crazy stuff, unbelievable, ok? Quindi qualcosa di fuori da questo mondo, di incredibile. E vediamo allora diversi sinonimi che possiamo utilizzare invece che dire pazzo. Allora abbiamo matto che dicevamo roba da pazzi, roba da matti. Allora matto è molto comune ed è utilizzato in un contesto informale specialmente e significa semplicemente sinonimo di pazzo ovviamente o anche eccentrico, stravagante ed è per lo più utilizzato in senso scherzoso, diciamo sei proprio matto invece che dire sei proprio pazzo, se diciamo sei proprio matto è più scherzoso rispetto a dire pazzo oppure quel matto di mio fratello, d'accordo? Matto da legare, poi abbiamo l'espressione matto da legare, completamente fuori di senno, quando diciamo che qualcuno è matto da legare, completamente fuori di senno, completamente pazzo. E abbiamo anche l'espressione dare di matto o dare fuori di matto, che però in realtà non vuol dire impazzire, vuol dire più dare in escandescenze, quindi manifestare ira, manifestare rabbia anche con parole o con gesti violenti, quindi traduce in realtà corrisponderebbe un po' all'inglese freak out, ok? Quindi dare di matto o dare fuori di matto, in realtà non vuol dire appunto impazzire, ma più dare in escandescenze.
E poi abbiamo anche come sinonimi di pazzo fuori di testa, molto informale, quindi out of your mind, ok? Fuori di testa, oppure fuori, semplicemente fuori, invece che dire fuori di testa lo abbreviamo in fuori. Questo è molto più slang rispetto a fuori di testa, che era già informale, ma fuori è proprio slang. Ma sei fuori? Quindi diciamo ma sei fuori, quindi ma sei pazzo, ma sei fuori, quindi ovviamente dal fuori di testa, quindi semplicemente out, ok? Fuori. E poi il verbo da fuori di testa e fuori è andare fuori di testa. Andare fuori di testa semplicemente sinonimo di impazzire. Oppure quando siamo fuori di testa, quindi essere fuori di testa è appunto quando siamo pazzi in realtà. Poi abbiamo l'aggettivo folle. Folle quando si è assolutamente incapace di intendere e volere, quindi l'aggettivo molto più forte, molto più intenso rispetto a utilizzare pazzo o matto, mentre con l'avverbio follemente invece intendiamo tantissimo, enormemente, quindi quando utilizziamo follemente in realtà ha una connotazione diversa rispetto all'aggettivo folle, che è una persona completamente, dicevamo, incapace di intendere e di volere. Con follemente, diciamo, in realtà esprimiamo un enormemente, un tantissimo, quindi essere follemente innamorati di qualcuno, per esempio. E poi abbiamo anche l'aggettivo squilibrato, che è piuttosto forte in realtà qui e indica chi è affetto da squilibrio mentale, ok, o psichico, quindi unbalanced un po' in inglese, o insane, quindi squilibrato. E stessa cosa anche per malato di mente anche qui è molto forte, una persona come appunto espressione molto più intensa rispetto a dire pazzo o matto, una persona affetta da malattia mentale, semplicemente malato di mente, che può avere anche un significato di insulto in realtà, può essere anche un insulto verso una persona se diciamo che questa persona è malata di mente, non è malata di mente ma vogliamo insultare la persona e diciamo sei un malato di mente, ok? Per esempio sei malata di mente, a seconda ovviamente del contesto, quindi possiamo riferirci in senso letterale a qualcuno che è malato di mente, che ha perso la ragione, quindi una persona affetta da malattia mentale, ma possiamo anche utilizzare questo malato di mente come un insulto, ovviamente a seconda del contesto. Invece scherzoso è l'aggettivo svitato, ok? Svitato, qui semplicemente una persona che ha perso un po' i bulloni, se pensiamo al significato letterale di svitato, quindi una persona un po' pazzerella, una persona un po' bizzarra, d'accordo? Svitata, una persona svitata, oppure possiamo dire che qualcuno è uno svitato, ok? E abbiamo dare i numeri, l'espressione dare i numeri, che semplicemente in inglese sarebbe to lose one's marbles, ok? Quindi diamo i numeri e vuol dire impazzire, semplicemente impazzire, ed è un'espressione che è utilizzata in un contesto informale. Possiamo dire per esempio ma dai i numeri? Ma stai impazzendo? Ok? Quindi ma dai i numeri, e lo utilizziamo molto, dicevo, in un contesto informale. E niente, allora per oggi concludiamo la nostra lezione sul pazzo, su tutti i significati, gli utilizzi di pazzo e poi espressioni correlate e tutti i sinonimi che vi ho dato in questa lezione. Spero che vi sia stata utile, che vi sia piaciuta, e se sì mettete un like così che mi aiutate a spargere la voce e a raggiungere più persone con questo contenuto, e considerate iscrivervi al canale ed attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessun nuovo episodio. Allora vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento, continuate a seguirmi e alla prossima. Ciao ciao!